Anatoli Trubin si prepara a diventare il prossimo portiere dell'Inter. In queste ore, in questi giorni, sembra essere ormai in via di definizione l'affare tra Andrea Onana e il Manchester United. Una cifra superiore ai 50 milioni di euro porteranno l'Inter a vendere il portiere ex Ajax e a sostituirlo con quello che ad oggi, come dicevo, il nome più caldo, il nome in cima alla lista dei possibili successori, che è proprio quello del portiere ucraino dello Shakhtar Donetsk. Nelle prossime ore, ripeto, nei prossimi giorni potremmo vivere l'accelerata di entrambe le trattative. E quindi all'interno di questo contenuto, amiche e amici passioni interisti, vi facciamo un identikit un po' più approfondito, un po' più preciso di Anatoli Trubin, visto che è un portiere di cui si parla già da un po', è un portiere che l'Inter ha già affrontato più di una volta contro lo Shakhtar Donetsk, però non è esattamente, diciamo, il più noto al grande pubblico. Quindi ho cercato di approfondire tramite dei video, degli scout e delle analisi su di lui e provo a portarvi una presentazione del Trubin che arriva a Milano, non del Trubin come portiere in senso assoluto, perché essendo un giocatore ancora molto giovane, io mi aspetto, e lo dirò nel corso dell'analisi, un ulteriore passo avanti, un'ulteriore crescita da parte sua per limare alcuni dei difetti che ha nel suo modo di giocare, ma un portiere che secondo me già oggi è molto promettente e non mi sorprenderei, lo dico subito in apertura, fra un anno o massimo due di vederlo già con più di un occhio dalla Premier su di lui, ma questo chiaramente lo vedremo. Ben ritrovati quindi amiche e amici passioni interisti, subito un clic sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti e cominciamo subito dalla carta d'identità, diciamo, di Anatoli Trubin, nato l'1 agosto del 2001, quindi fra poco meno di un mese compirà 22 anni, nazionalità ucraina, altezza 1,99 m per oltre 80 kg di peso, quindi ben piazzato dal punto di vista fisico. Piede destro, gioca nello Shakhtar Donetsk, come dicevamo, e dal punto di vista economico di mercato la sua valutazione si aggira, diciamo, tra i 10 e i 15 milioni di euro. Perché? Perché il suo contratto scade il 30 giugno 2024, quindi fra un anno, e come ben sappiamo le dinamiche di mercato portano i giocatori in scadenza l'anno successivo, diciamo, a non poter essere ceduti ad una cifra enorme, pena il rischio di perderlo poi dopo un solo anno a parametro zero, appunto. La carriera di Anatoli Trubin è interessante perché da una parte ci mostra un ragazzo che fin dalle giovanili faceva intravedere di essere un portiere con qualcosa in più, e ci dà anche la misura di un giocatore che nonostante i soli 22 anni di età in realtà ha già messo insieme un bel po' di esperienza. Lui cresce nel settore giovanile dello Shakhtar Donetsk e vince il premio come miglior portiere del torneo sia nell'Under 14 che nell'Under 15, rispettivamente nel 2015 e nel 2000, anzi Under 17, pardon, non Under 15, Under 17 nel 2018, e esordisce in prima squadra il 26 maggio del 2019. 18 anni ancora da compiere l'esordio in prima squadra nella vittoria per 4-0 contro il Mariupol. Una partita che invece potremmo ricordare di più è invece quella del 21 ottobre 2020, giorno in cui Trubin esordisce nelle competizioni europee e lo fa in una partita incredibile, la vittoria dello Shakhtar Donetsk per 2-3 al Santiago Bernabéu, in casa del Real Madrid, con un Trubin che tra l'altro è grande protagonista di alcune parate. Io ricordo sempre una incredibile su Modric, vi invito ad andarvi a recuperare gli highlights di quella partita perché meritano, una prova da grande protagonista di Trubin, che conclude diciamo, il pacchetto degli esordi con il 31 marzo 2021, quello nella nazionale maggiore ucraina, 1-1 contro il Kazakistan. Dopo la partita contro il Real Madrid che vi dicevo un attimo fa, da quel momento in poi diciamo che assume il posto di titolare fisso dello Shakhtar, prendendo il posto di un portiere storico del club, ovvero Andriy Piatov, che è tuttora una vera e propria leggenda dello Shakhtar, è presente fin dal 2007, quindi diciamo che c'è questo passaggio di testimone molto importante. Un riassunto quindi di quello che ha fatto fino ad ora Anatoli Trubin: parliamo di 69 presenze totali nel campionato ucraino, 17 in Champions League contando anche 3 nei preliminari, 8 in Europa League, 12 nella UEFA Youth League, quindi la Champions League dei giovani, diciamo così, e 7 totali con la nazionale ucraina, con un palmarès
che finora vanta 3 campionati ucraini, una Coppa d'Ucraina e una Supercoppa d'Ucraina. Non tutti da protagonisti, però comunque questi sono titoli che lui ha vinto facendo parte della squadra nel momento in cui si è laureata campione. E come vi dicevo, quindi non parliamo di numeri, diciamo clamorosi perché è un portiere ancora molto giovane, però 22 anni tecnicamente ancora da compiere e comunque un palmarès e soprattutto un bagaglio di presenze non da poco. Veniamo alle caratteristiche, quindi all'aspetto più tecnico del Trubin portiere. Vi dicevo prima 199 centimetri per 80 kg oltre 80 kg di peso, quindi molto ben piazzato dal punto di vista fisico. Questa sua stazza mi dà l'impressione di essere, diciamo, lo strumento principale che lui utilizza nel suo approccio da portiere. A me, sinceramente, vedendo molti video, dà proprio l'impressione di dominare con una certa serenità tutto lo spazio della porta, sfruttando questo grande vantaggio che madre natura gli ha dato, di questo fisico molto importante, che sfrutta in maniera efficace anche negli 1 contro 1. È un portiere molto bravo, che peraltro differenzia gli stili, diciamo, di 1 contro 1. Alle volte assume la famosa posa a croce, adesso non mi ricordo bene come viene chiamata, però tipica del calcio anche europeo e tedesco. Altre volte invece attacca l'avversario in un'altra maniera, però molto spesso è efficace negli 1 contro 1. L'impressione che ha dato a me è di non avere una reattività scattante. Spesso quando si parla di portieri si utilizza la metafora: è un portiere che sembra un gatto. Ecco, non mi dà questa sensazione, come magari poteva avere il migliore secondo me era Giulio Cesar, ma anche lo stesso Onana per certi versi aveva questa caratteristica. Nonostante questo è un portiere che risponde con una buona reattività e molto spesso, non sempre, questo è uno dei suoi limiti, ma spesso riesce anche a padroneggiare tiri che arrivano negli angoli più lontani della porta, grazie appunto anche alla sua altezza. Ehm, Capitolo gioco con i piedi. So che molti dicono il portiere deve innanzitutto parare, ed è vero, però nel calcio di oggi e soprattutto nell'Inter di Inzaghi il gioco con i piedi è un elemento importante da tenere in considerazione. Ecco, Trubin ha lavorato per 1 anno con Roberto De Zerbi, che sappiamo benissimo avere un'idea calcistica che prevede la costruzione dal basso con i piedi, quindi parte secondo me da una discreta base, una buona base in termini di familiarità col pallone tra i piedi. L'impressione che ho avuto io guardando appunto diversi spezzoni di partite, diversi video, è che lui preferisca il lancio lungo rispetto magari alla giocata breve, però comunque anche su questo c'è modo di lavorare perché ha già fatto un percorso. Tra l'altro questa secondo me è una delle caratteristiche, uno dei fondamentali, che un portiere può lavorare con efficacia. Non vi dimenticate che per esempio Samir Handanovic, appena arrivato all'Inter, era abbastanza in difficoltà da questo punto di vista. Poi da Spalletti in poi ci ha lavorato molto, è migliorato tantissimo e secondo me oggi è ancora uno dei migliori nel gioco con i piedi, il nostro Samir. Quindi c'è da migliorare, però si parte da una buona base e un lavoro che lui ha già iniziato con De Zerbi. Un altro punto forte secondo me di Trubin, nonostante la giovane età, come dicevamo prima, è la personalità. Viene anche descritto proprio da coloro che lo seguono da tempo come un portiere di grande personalità, che dimostra già una certa leadership e una certa sicurezza anche agli occhi dei compagni di squadra, e nello Shakhtar ha avuto anche compagni molto esperti come lo stesso Piatov, di cui ha preso il posto, ma non solo, e questo secondo me è un altro aspetto che non va sottovalutato nel momento in cui stai per andare a difendere i pali della squadra vice campione d'Europa, della squadra che punta a vincere il campionato italiano in uno stadio come San Siro. E qui secondo me ci sarà forse il più grande scoglio da superare per Trubin, che è quello della lingua, perché purtroppo è inevitabile che nella prima fase dovrà ambientarsi in Serie A, soprattutto in termini di comunicazione e rapporto con i compagni, cosa che è successa anche ad Onana e non solo lui, e quindi forse qui all'inizio qualche difficoltà ci potrà essere, però una volta che avrà eventualmente familiarizzato, secondo me vedremo dei buoni risultati. Dove deve migliorare a questo punto, visto che abbiam parlato di tutti i lati positivi di Trubin? Allora, intanto secondo me può migliorare sulle uscite, perché alle volte ho visto
un Trubin un po' insicuro che preferisce non uscire su palloni in cui secondo me avrebbe potuto farlo, e altre volte che invece esce con un eccesso di coraggio su palloni che sono molto complessi, quindi o li respinge male o addirittura non ci arriva. Quindi sulle uscite bisogna sicuramente migliorare, ma ha anche il fisico per poter imporsi da questo punto di vista, essendo quasi 2 metri e oltre 80 kg di peso. Dal punto di vista invece della gestione dei tiri, ogni tanto secondo me va giù un pochino lentamente, e anche qui purtroppo il fisico in questo caso forse lo svantaggia un po', lo sfavorisce un po', però ci si può lavorare. Soprattutto recentemente è stato protagonista di una sconfitta piuttosto pesante nell'Europeo Under 21 contro la Spagna, dove un paio di gol secondo me non dico che fossero evitabili al punto tale da definirli delle papere, perché papere non erano, però probabilmente poteva fare un pochino meglio. E un'altra sensazione che ho avuto è che tende un po' troppo spesso a respingere i tiri, non fidandosi probabilmente della presa. Anche questo è un elemento da correggere, perché comunque diciamo nel capitolo in cui il portiere deve dare sicurezza, come spesso si suol dire, anche la capacità e il coraggio nel trattenere certi tiri non impossibili sono comunque è comunque un elemento determinante. Quindi c'è qualcosa su cui lavorare, però ci sono anche tanti lati positivi e c'è già una buona base, secondo me, per considerare Trubin un portiere tra i migliori di quelli della sua età e tra quelli che possono avere il futuro migliore sul panorama europeo. La valutazione finale, quindi ipotizzando quello che comunque sembra in procinto di accadere, ovvero un Inter che cede Onana e che lo sostituisce con Trubin, secondo me la valutazione di questa operazione sarebbe positiva. Avremmo tra le mani un portiere sì molto giovane, ma che ha già una certa esperienza e dimostra già una buona personalità da poter, diciamo, su cui potersi affidare dopo che fa un passaggio dallo Shakhtar Donetsk all'Inter, e anche un'esperienza tra l'altro in campo sia nazionale che internazionale, perché anche aver fatto più di 20 esperienze tra Europa League e Champions League, più di 20 presenze, è un elemento importante. Arrivando al lato economico, anche questo è un elemento da considerare. 10, 15 massimo milioni di euro come costo di cartellino e un ingaggio molto contenuto. Leggevo che si parla di cifre addirittura inferiori ai 2 milioni di euro netti con tanto di decreto crescita, ne fanno secondo me un colpo molto interessante, un colpo estremamente sostenibile a bilancio, e purtroppo dobbiamo dirlo anche in questo caso, un colpo che potenzialmente fra 1, 2, 3 anni può diventare un'altra plusvalenza, un'altra cessione importante. Purtroppo il campionato italiano, lo raccontiamo da un po', è diventato un campionato di passaggio, lo ha dimostrato Onana, che è rimasto forse anche un po' meno di quello che potevamo aspettarci. Potrebbe succedere lo stesso con Trubin, però intanto se l'Inter dovesse decidere di portarlo qui, godiamocelo e cerchiamo di far migliorare questo prototipo di portiere che secondo me è molto interessante. Chiudo dicendo, mi ricorda vagamente, se dovessi fare un paragone con un portiere che conosciamo molto bene, a me ricorda il primo Handanovic, proprio nelle movenze, nell'approccio che ha, diciamo nello stile di portiere, e anche in quelli che sono, se vogliamo, i punti forti e i punti di debolezza, le uscite che spesso per Samir sono state e sono tuttora un problema, però comunque la grande efficacia tra i pali e la capacità di dominare negli uno contro uno. Handanovic per me, il miglior Handanovic negli uno contro uno è stato veramente uno dei più forti. Trubin ancora ci è distante, però dei punti di contatto ce li vedo, quindi vedremo se quando ci abitueremo eventualmente a vederlo ogni domenica, vedremo se questo paragone potrà reggere. Fatemi sapere cosa ne pensate allora nei commenti di Anatoli Trubin, poi avremo modo di commentare ulteriormente il suo profilo qualora l'Inter decidesse di comprarlo. Vi invito ancora una volta a lasciare un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti e a passare dal club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete unirvi alla nostra splendida community. Infine, come sempre, per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, invece se mi segui da YouTube ti lascio un altro approfondimento qui alla mia destra.